amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona, per chi ancora non mi conosce, benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi vi mostro come ho realizzato il progetto che sto indossando e che già avete visto sicuramente in anteprima. Ah, se vi raccontassi la storia di questo progetto, dai, ve la racconto brevemente. Dunque, in realtà ho realizzato questa canotta esattamente ad agosto dell'anno scorso, circa un anno fa, per provare un po' il filato Flambè 3 di Borgo dei Pazzi Firenze. Dopo averlo provato e testato, ho deciso di realizzare anche un accessorio borsa da abbinare al capo realizzato, no? Il filato è bellissimo, lo amo, anche nello scorso tutorial ve ne ho parlato, l'ho apprezzato tantissimo. Anche questo progetto borsa lo trovate qui sul canale, magari vi lascio il link sotto il video e nella i qui in alto. In questo modo potrete dare anche un'occhiata al modello, perché è davvero particolare, come è particolare la canotta che indosso. Decisamente sta meglio con un po' di abbronzatura. Infatti l'anno scorso, quando vi ho mostrato la borsa Flambè, indossavo proprio la canotta ed ero super abbronzatissima. Qualche tempo fa ho ricevuto un po' di commenti, qualcuno di voi avrà seguito il tutorial per quanto riguarda la Flambè e mi ha chiesto: che bella la canotta che indossi, ma esiste il tutorial? In realtà il tutorial ancora non esisteva fino a questo momento. Ecco perché mi sono decisa di ripescare le clip che avevo registrato, così ho detto: ma se esce fuori un bel progetto, perché non condividerlo con la mia community? E proprio adesso è arrivato il momento. Dunque, come dicevo prima, la canotta è un po' particolare perché mi sono lasciata ispirare dal filato stesso, in quanto è particolare, irregolare, insomma è bellissimo. Poi ci sono tantissime altre tonalità, magari vi mostro questa clip così anche voi guardate con i vostri occhi quante tonalità sono disponibili. In ogni caso vi invito ad andare sul sito www.borgodepazzi.com per leggerne le caratteristiche e vedere tutte le colorazioni disponibili, che non sono soltanto sfumate come in questo caso Flambè 3, ma esistono anche delle tonalità monocolore che si chiamano Flambè. Io in questo caso ho utilizzato, sia per la borsa che per la canotta, la tonalità giallo numero 60. Questa che ho in mano io è la tonalità 61, che è la mia tonalità preferita. Infatti ho un bel pacco alle mie spalle e presto realizzerò un progetto davvero strepitoso. Diciamo che per me sarà strepitoso, poi sarete voi a dirmi se vi piacerà o meno, è chiaro. Comunque stiamo parlando di un 100% cotone, ogni gomitolo è costituito da 100 grammi e più o meno vi sono 200 metri di filato. Per la canotta che indosso ho utilizzato esattamente 2 gomitoli da 100 grammi, ovviamente il secondo gomitolo mi è avanzato un po' perché, come avete sentito, la resa è altissima, vi sono ben 200 metri di filato stesso. È pure vero che ho realizzato una taglia S, quindi a seconda della taglia che voi dovete realizzare vi serviranno più o meno gomitoli. Uncinetti consigliati il 5 ed il 6, io ho lavorato tranquillamente il Flambè 3 con l'uncinetto numero 6, mi è servito anche l'uncinetto 3,5 per cucire i 2 pannelli, perché si tratta di una lavorazione a pannello. Non ho usato ago e filo perché il filato è irregolare, quindi vi consiglio una cucitura piuttosto semplice con l'uncinetto e il filato stesso, ma poi vedrete tutto passo passo durante il tutorial. Vi invito come sempre a guardare l'etichetta, perché lì vengono indicate varie cosine, nel senso che viene consigliato il lavaggio a mano a 40 gradi, è possibile stirarlo. Per realizzare una maglia taglia 42 occorrono ben 5 gomitoli. Insomma, vi suggerisco sempre di dare un'occhiata all'etichetta stessa. Bene, credo di avervi detto tutto. Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento potete scrivermi sempre un commento oppure rivolgervi direttamente all'assistenza clienti gratuita che vi offre Borgo dei Pazzi Firenze tramite un numero WhatsApp. Tutti i contatti utili sono come sempre sotto il video nel box informazioni. Anzi, stavo dimenticando una cosa importantissima: se volete provare questo filato io ve lo straconsiglio perché è meraviglioso, secondo me. Non appena lo avete tra le mani ve ne innamorerete sicuramente. Potete usufruire di un codice sconto dal valore di euro 5 inserendo al checkout questo codice sconto che vi lascio qui sullo schermo e sotto al video. Magari ve lo lascio anche come primo commento, in questo modo facilmente reperite tutte le informazioni utili. Vi ricordo che il codice sconto non è
solo attivo sul Flambè 3, ma su tutti i materiali presenti sul sito di borgodepazzi.com, quindi su tutta la collezione estiva, su tutta la collezione invernale, se magari volete portarvi avanti fin da subito per il prossimo autunno-inverno, e su tutti i cordini, dall'Inda all'Inda Lux al Corda 2 mm, insomma sono dei materiali, dei cordini che vi suggerisco di provare, perché se mi seguite sarete sicuramente amanti di borse proprio come me. Grazie per l'attenzione, grazie per avermi ascoltato. A volte lo so, mi dilungo un po' in chiacchiere, però ci tengo a darvi tutte le informazioni utili e tutte le varie piccole storie che vi racconto, perché dovete sapere che dietro ad ogni progetto c'è sempre una storia da raccontare. A volte evito, appunto, per non dilungarmi troppo in chiacchiere. Comunque a questo punto passerei direttamente al tutorial di oggi. Iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto, attiva la campanellina per non perderti il prossimo appuntamento settimanale di venerdì, perché ci sarà un nuovo progetto borsa strepitoso. A questo punto, sigla! Come avete visto, utilizzerò il filato Flambè 3 in questa bellissima colorazione giallo 60, uncinetto di lavorazione numero 6. Intanto faccio un cappio e poi avvio esattamente 48 catenelle. Quarantottesima ed ultima catenella. Tutte queste catenelle corrispondono esattamente a 40-41 centimetri. A partire dalla seconda catenella vado a realizzare un punto basso più una catenella che vanno a sostituire il primo punto alto. Dopodiché realizzo una catenella di separazione, salto il punto che ho al di sotto e vado nella catenella successiva e faccio un punto alto. Poi di nuovo catenella di separazione, salto il punto al di sotto, prendo il filo e vado a lavorare un punto alto nella catenella successiva e così via lungo tutte le catenelle che mi ritrovo al di sotto. Insomma, faremo una lavorazione semplicissima a punto rete. Al termine della riga mi ritroverò sempre 47 punti che si alternano tra punti alti e catenelle. Ok, sto per terminare la riga, faccio l'ultima catenella, salto quella che ho al di sotto e lavoro l'ultimo punto alto nell'ultima catenella. E questo qui è il risultato. Terminata la prima riga andremo avanti per la seconda riga, quindi farò una catenella, girerò il mio lavoro, sostituirò sempre il primo punto alto con un punto basso ed una catenella e continuerò la lavorazione che ho fatto in precedenza. Catenella di separazione, punto alto nel punto alto sottostante. Dove c'è la catenella di separazione lavoro una catenella e dove c'è il punto alto lavoro il punto alto. Più semplice di così davvero non si può. Continuerò in questo modo in righe di andata e di ritorno a punto alto e a punto catenella per un totale di 13 righe che corrispondono all'incirca 19 centimetri. Quindi per adesso insieme abbiamo fatto soltanto 2 righe, continuiamo così per altre 11 righe se anche voi state realizzando la stessa taglia. E voilà, questo qui è il risultato una volta terminate le 13 righe totali a punto alto. Ho raggiunto un'altezza di 19 cm. Da questo momento in poi iniziano le diminuzioni ad inizio e fine riga. Intanto faccio la prima diminuzione saltando direttamente il primo punto alto.
un punto alto nel punto successivo e ricomincio con la vecchia lavorazione, quindi catenella di separazione, salto la catenella sottostante e faccio un punto alto nel punto alto successivo e di nuovo catenella, un punto alto nel punto successivo e così via fino a completare quasi tutta la riga. Bene, terminata quasi la riga ci rimangono gli ultimi 2 punti alti, anche qui faremo la diminuzione. Anziché lavorare il penultimo punto andiamo direttamente a lavorare un punto bassissimo nell'ultimo punto. E voilà, catenella, adesso giriamo il lavoro, iniziamo la seconda riga di diminuzioni e ripetiamo quello che abbiamo fatto prima. Saltiamo direttamente il primissimo punto, prendiamo il filo sull'uncinetto e ci inseriamo nel punto alto successivo, lavorando così un punto alto. Catenella, punto alto successivo, un punto alto, catenella e di nuovo un punto alto sul punto alto, catenella, un punto alto sul punto alto e così via fino a terminare anche questa seconda riga. Anche qui ripeteremo la diminuzione, ma lo faremo insieme. Infatti ho terminato la riga, salto il penultimo punto alto e vado a chiudere a punto bassissimo nell'ultimo punto che mi ritrovo. Catenella, giro il mio lavoro ed inizio la terza riga di diminuzioni. Prendo il filo, salto direttamente il primo punto e vado nel punto alto successivo. Faccio così il primo punto alto. Catenella, punto alto nel punto successivo e praticamente ripeto ciò che ho fatto nelle 2 righe precedenti per tutta la riga e per altre 2 righe per un totale di 5 righe. Infatti ho terminato le 5 righe totali con le diminuzioni ad inizio e fine riga. Questo qui è il risultato. Adesso il mio pannello misura 27 cm. Adesso vado a realizzare direttamente da qui la prima spallina. Dunque dopo aver fatto la catenella vado nel primo punto alto che mi ritrovo e vado a fare un semplicissimo punto alto seguito da una catenella di separazione. Dopodiché riprendo il filo, vado nel punto alto successivo e realizzo un altro punto alto. Di nuovo catenella di separazione, punto alto nel punto successivo e per l'ultima volta catenella e ultimo punto alto nell'ultimo punto. Ho realizzato così un totale di 4 punti alti separati da 3 catenelle. Adesso facciamo la seconda riga, quindi catenella, giro il mio lavoro, sostituisco il primo punto alto con un punto basso ed una catenella, aggiungo una catenella di separazione e riprendo un punto alto nel punto successivo, una catenella di separazione, un punto alto nel punto successivo, una catenella di separazione, per l'ultima volta un punto alto nell'ultimo punto che mi rimane. Seconda riga terminata, quindi catenella, giro nuovamente il mio lavoro e riparto lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante. Abbiamo fatto 2 righe, dobbiamo farne altre 3 per un totale di 5. Una volta terminate le 5 righe totali possiamo staccare il filato e riagganciarci esattamente dall'altra parte. Ci agganciamo con una catenella nel primissimo punto e andiamo a realizzare le 4 maglie alte più le 3 catenelle e realizziamo così la seconda spallina. Una volta realizzate entrambe le spalline, questo qui sarà il risultato: 5 righe da una parte e 5 righe dall'altra parte. Adesso il mio pannello misurerà esattamente 37 cm. Una volta finito il primo pannello ripeteremo lo stesso schema, lo stesso procedimento per la realizzazione di un secondo pannello che successivamente fisseremo con una semplicissima cucitura. Andrò a cucire le prime 13 righe a punto rete. Poi una volta che cucio il primo lato ripeterò la stessa operazione esattamente dall'altra parte. Terminate le 2 cuciture laterali andrò a cucire le 2 spalline con uncinetto e filato stesso. Inizio col cucire insieme a voi il primo lato. Lo faccio in maniera molto veloce e molto semplice, direi, la solita cucitura che effettuo con uncinetto e filato stesso. Mi sono agganciata con una catenella prendendo entrambi i punti del pannello e poi ho proseguito
proseguito lavorando un punto bassissimo, prendendo ciascun punto al di sotto. Mi raccomando, durante questa operazione cercate di tenere una mano molto morbida, altrimenti tenderete a stringere di gran lunga il lavoro. Volendo è possibile cucire anche con ago e filato stesso, però io vi consiglio di utilizzare l'uncinetto vista l'irregolarità del filato stesso, quindi in maniera semplice e scorrevole riuscirete ad assemblare i due pezzi. Casomai potete sostituire i punti bassissimi semplicemente con dei punti bassi. Comunque continuo così fino alla fine della riga, ripeto come vi dicevo prima sulle spalline e anche sull'altro lato. Questo qui è il risultato della cucitura a punto bassissimo sulla spallina. Bene, una volta terminata la canotta vado a capovolgere il mio lavoro e riporto il tutto sul dritto. Andrò a definire ulteriormente le due spalline. Come notate il progetto si presenta per adesso come una canotta, questa è la prima spallina, però voglio definire ulteriormente il tutto realizzando una sorta di manica in maniera semplicissima. Da una parte ho già effettuato una lavorazione semplicissima e adesso la vediamo insieme. Per agganciarmi nuovamente al giro manica utilizzerò l'uncinetto 3,5, quindi vado a fare un cappio, mi aggancio esattamente in un punto qualsiasi e realizzo un punto basso. Per sostituire il punto alto vado a lavorare un altro punto basso nella maglia del punto basso stesso, come faccio di solito per avere diciamo un punto il più chiuso possibile. Dopodiché per tutto il giro manica alternerò la solita lavorazione a punto rete, un punto alto, una catenella di separazione, un punto alto nel punto successivo e così via. Al di sotto ci ritroviamo certamente i punti bassi con le catenelle che hanno sostituito il punto alto ad ogni inizio riga, vi ricordate, no? Durante la lavorazione a punto rete. Ecco, lavorerò un punto alto in ciascun punto che ho al di sotto. Abbastanza semplice e veloce, non potete sbagliarvi. Continuo lavorando un punto alto, una catenella per tutto il giro finché non lo termino. Andrò a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto e ripeterò la stessa operazione per altri 2 giri, per un totale di 3 giri, e in questo modo ho realizzato la seconda manica. Questo qui è il risultato. Come notate questa maglia è molto crop, considerate che in questo momento arriva al di sopra dell'ombelico. Ora attenzione a questo passaggio perché realizzerò una lavorazione un po' particolare, nel senso che mi sono fatta ispirare dal filato Flambé 3, che è un filato abbastanza irregolare e lo avete visto sia per questo progetto che per il progetto borsa realizzato quasi un anno fa. È una lavorazione un po' particolare, ma non per questo è difficile, assolutamente no, basta che seguite passo passo il tutto. Come notate sto inserendo un marcapunti esattamente nella catenella di separazione che si trova al centro del top, quindi divido in 2 sezioni il progetto stesso. Metterò un secondo marcapunti esattamente dalla parte opposta. Riprendo nuovamente l'uncinetto numero 6, faccio un cappio e mi aggancio nella catenella di separazione segnata col marcapunti. Sostituisco il primo punto alto con una maglia bassa ed una catenella, faccio una catenella di separazione e poi passo alla catenella successiva di separazione dove lavoro un punto alto. Quindi lavorerò questa volta i punti alti nelle catenelle di separazione, come sto facendo proprio in questo momento. Dopodiché catenella di separazione, un punto alto nella catenella sottostante, una catenella di separazione, un altro punto alto nella catenella successiva e così via per tutto il giro. Faccio in questo modo finché non arrivo al secondo marker che ho inserito al centro del top. Una volta che ho quasi terminato questa sorta di riga, vado a lavorare l'ultimo punto alto nella catenella segnata dal secondo marker. Dopodiché faccio una catenella di separazione e sull'altra zona opposta effettuerò un altro tipo di lavorazione, nel senso che inizierò a lavorare semplicemente dei punti bassi.
Ora inizio lavorando il primo punto basso nella prima catenella. Nella catenella successiva lavorerò un aumento, 2 punti bassi nello stesso spazio. Alternerò per tutta questa seconda parte, seconda riga, un punto basso ed un aumento fatto di 2 punti bassi finché non arrivo al marcapunti iniziale. Una volta terminata questa sorta di giro, che in realtà è suddivisa in 2 sezioni a righe, andrò a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto e proseguirò per altri 3 giri per un totale di 4, ripetendo questa lavorazione che abbiamo fatto insieme. Quindi nella sezione dei punti alti proseguiremo la lavorazione a punto rete alternando un punto alto ed una catenella. Quando arriviamo nella seconda sezione a punto basso andremo a lavorare un punto basso in ciascun punto senza fare alcun aumento, perché già l'ho fatto durante il primo giro. Se facessi aumenti non farei altro che allargare di gran lunga la zona inferiore. Eccoci qua, ho terminato i miei 4 giri e sto per utilizzare il secondo gomitolo. Adesso proseguo la mia lavorazione semplicemente a punto alto anche sulla sezione lavorata a punto basso. Riprendo la lavorazione a punto rete, faccio una catenella di separazione, salto un punto basso al di sotto e lavoro un punto alto nel punto successivo. Catenella, salto un punto e lavoro un punto alto. E continuo così per tutto questo giro finché non lo termino e vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto alto realizzato. Terminato questo primissimo blocco, poi cosa ho fatto? Ho ripetuto questi ultimi 5 giri che abbiamo fatto insieme per un secondo blocco, però ho alternato la lavorazione. Dove avevo lavorato il punto rete ho lavorato i punti bassi, viceversa dove avevo lavorato i punti bassi ho lavorato il punto rete, in modo da dare un certo movimento alla trama di lavorazione. Terminati questi altri 4 giri alternati ho ripetuto la quinta riga, ho lavorato semplicemente il punto rete per sigillare anche in questo caso la lavorazione a 2 sezioni. Ma non mi sono fermata di certo a questa lavorazione particolare, perché cosa ho fatto? Ho proseguito in righe di andata e di ritorno per 3 righe totali a punto rete, quindi ho allungato soltanto metà top. Anche in questo caso il punto rete è stato eseguito lavorando il punto alto nella catenella di separazione. Grazie a questa lavorazione a 2 sezioni ho alzato di gran lunga il mio progetto, infatti adesso misurerà esattamente 52 cm. In questo caso il progetto non si può più ritenere crop grazie alla lavorazione particolare e irregolare che ho eseguito sulla zona inferiore del progetto stesso. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato abbastanza facile. L'avete visto, alla fine basta realizzare 2 pannelli, definire le manichette, alla fine è sempre una canotta, non è una maglietta, ma se volete potete personalizzarla, andare avanti con i giri e allungare così una manica e anche l'altra. Insomma, potete personalizzarla sempre in base ai vostri gusti e in base alla vostra taglia, ovviamente. Spero anche che l'idea di realizzare un qualcosa di particolare, di irregolare anche sulla zona inferiore di questa canotta vi sia piaciuto. Insomma, fatemelo sapere con un commento sotto al video. Vi ringrazio anche oggi per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento a questo venerdì, mi raccomando non potete assolutamente mancare perché quella borsa sicuramente la adorerete, anzi la amerete quanto la amo io. Grazie per l'attenzione, un bacino a tutti!